Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo episodio di Last Week in Japan sul nostro canale Our Eyes Your Eyes. Prima di cominciare come sempre con le news più importanti di questa settimana, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche e seguirci sui nostri social media. Grazie a tutti i nuovi iscritti per essersi iscritti e grazie del supporto. Cominciamo subito con una notizia che risale anche alla settimana precedente, perché se vi ricordate questo rapporto tra Giappone e Corea del Sud per quanto riguarda i servizi segreti GSOMIA era ancora tutto da decidere. E ragazzi, vi confermo che il rapporto GSOMIA tra Giappone e Corea del Sud continua, anche se c'è un ultimatum da parte della Corea del Sud che ha ribadito: non vogliamo firmare un contratto ben definito, quando noi vogliamo andarcene e se accadrà in futuro vogliamo andare via da questo rapporto di servizi di intelligence quando vogliamo. Il Giappone ha detto va bene, anche se secondo me anche per tenere in ballo questo rapporto, e nel frattempo stanno cercando una soluzione tra scuse varie, tra rimproveri e quant'altro. Insomma, per il momento il rapporto continua, anche se un po' con difficoltà. E rimanendo proprio in tema, a Nagoya, successivamente a quanto è stato scelto per GSOMIA, c'è stato un meeting tra i ministri degli esteri del Giappone e della Corea del Sud. Devo dire che c'è stato un continuo botta e risposta, sempre a rivendicarsi ogni volta tutto quello che c'è stato in passato. Quindi il ministro degli esteri giapponese dice: sì, adesso abbiamo accettato questa nuova condizione da parte vostra, però sarebbe anche il caso di trovare una soluzione per poter portare avanti l'amicizia tra due paesi, eccetera eccetera. Il ministro degli esteri della Corea del Sud invece continuava a ribadire: ma prima voi dovreste chiedere scusa perché dovete capire i danni che avete fatto al paese, cioè alla Corea del Sud. E quindi di tutta risposta il ministro degli esteri giapponese ha detto: no, ma noi abbiamo già chiesto scusa negli anni passati, quindi non c'è bisogno di richiedere scusa. Beh, ma allora non sarebbe giusto, forse è meglio che interrompiamo i rapporti. Insomma ragazzi, una guerra senza fine. Per il momento rimane una guerra verbale, fortunatamente. Speriamo invece che ci siano dei risvolti positivi. Io vi terrò aggiornati come sempre, potete contarci. Ma non è tutto, perché la Corea del Sud sembra aver diffuso delle notizie un po' false, nel senso che avrebbe detto: ma il Giappone è pronto a scusarsi di qualsiasi cosa. E allora il portavoce Suga, che è il portavoce anche quello che ha mostrato Reiwa lo scorso maggio, quindi il nome della nuova era, ha detto: no, il Giappone non è pronto a scusarsi di niente, anche perché l'ha già fatto più e più volte, quindi sarebbe invece il caso di proseguire e andare avanti con questo rapporto. Tutto qui, questo è quello che il Giappone ha riferito, nessuna volontà di scusarsi riguardo a niente. Insomma ragazzi, più dura del previsto, Ma passiamo all'evento della settimana, ragazzi, perché il Papa Francesco è approdato in Giappone e devo dire che è un evento abbastanza insolito, in quanto l'ultima volta che un Papa è venuto a visitare il Giappone è stato 38 anni fa, quando Papa Giovanni Paolo II decise di venire in Giappone per avere anche un confronto di tipo diverso con una cultura, una religione totalmente appunto diversa. Ragazzi, un successone. Papa Francesco ha deciso innanzitutto di visitare i luoghi colpiti dalle bombe atomiche della seconda guerra mondiale, quindi Nagasaki e Hiroshima. In questo contesto ha dato un messaggio abbastanza pacifico e ha fatto capire che non serve usare armi nucleari e che lui spera in un futuro che queste armi nucleari non vengano assolutissimamente più usate, anche per non creare danni inverosimili come quanto successo nel 1945. Poi invece si è diretto a Tokyo, dove ha incontrato i superstiti del grande terremoto del 2011 con annesso tsunami. La sua visita si è conclusa con una grandissima messa che è avvenuta presso il Tokyo Dome, quindi più di 50.000 persone hanno assistito a questo evento e logicamente prima di andarsene non poteva non incontrare il nuovo imperatore Naruhito e il primo ministro Shinzo Abe. C'è stato un lungo dialogo molto pacifico, molto sereno, e devo dire che questo evento ha dato un riscontro totalmente positivo qui in Giappone. Voi come la pensate? Secondo voi il Papa ha fatto bene a tornare in Giappone? Cosa ne pensate del messaggio che ha voluto diffondere qui nella Terra del Sollevante? Fatemi sapere nei commenti qui sotto. Ora ragazzi vi do un'altra buona notizia. Vi ricordate che settimana scorsa Iroha
a Kasaka questa bambina di 12 anni è scomparsa a Osaka. La mamma, in preda al panico, ha cominciato a cercarla dappertutto ma non era riuscita a trovarla, fino a quando la ragazzina stessa si è presentata davanti ad un Koban, quindi queste stazioni di polizia giapponesi, intorno alle 10:30, 11:30. Era scalza e ha detto aiutatemi perché un uomo mi ha segregata in casa e non mi faceva più uscire. Sono riuscita a scappare perché in quel frangente di tempo lui e un'altra persona che erano presenti in casa stavano dormendo. Ovviamente la polizia si è mobilitata immediatamente per poter capire, per poter andare a fondo a questa vicenda, e si è scoperto che un uomo di 35 anni la teneva segregata. Chi era questo uomo? La ragazzina conferma di averlo conosciuto tramite social network e di aver progettato un incontro 2 giorni dopo presso un parco appunto ad Osaka. La ragazzina si presentò, l'uomo disse di andare a casa sua per poter chiacchierare meglio e poi è stata segregata insieme ad un'altra persona, come diceva durante il racconto. Quest'altra ragazza veniva dalla prefettura di Ibaraki e infatti una ragazzina 6 mesi fa scomparve proprio nella zona di Ibaraki. Entrambe segregate, potevano lavarsi una volta ogni 2 giorni, mangiare poco e niente, insomma un vero e proprio rapimento. Come mai quest'uomo ha deciso di rapirle? È semplice, perché secondo lui questo era l'unico modo per intrattenere delle semplici conversazioni. Infatti la ragazzina non ha subito alcun tipo di violenza fisica, ma l'uomo ci teneva ad avere dei rapporti di conversazione con queste ragazzine. Logicamente è stato arrestato, la bambina è potuta tornare dalla sua famiglia, la famiglia incredula, non vi dico. Però ecco, in questo caso il detto tutto è bene quel che finisce bene è la frase perfetta. Ma rimanendo in tema di violenza, e in questo caso voglio parlarvi di violenza sessuale, un sacco di donne nei giorni scorsi, sia a Tokyo che nel resto del Giappone, hanno chiesto che venisse promulgata una legge a difesa delle donne che vengono stuprate o che vengono comunque abusate sessualmente, e che questa legge valga come penalizzazione per atti non consensuali. E quindi c'è un passo in più verso questa legalizzazione che, devo dire, è importantissima, perché qui in Giappone non esiste ancora una legge che difenda le donne, soprattutto da atti non consensuali. Quindi speriamo che questa legge venga promulgata, speriamo che le cose vadano bene, anche perché qualche giorno fa c'è stata proprio la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, quindi penso che anche qui in Giappone qualcosa si stia muovendo. Ma voglio andare avanti parlando sempre di donne, perché nei giorni scorsi c'è stata una scoperta allucinante, devo dire. Il NIID, che è il National Institute Infectious Diseases, ha fatto una scoperta sconcertante. Nel solo 2019 quasi più del 10% delle donne incinta è affetta da sifilide. Questo è un dato abbastanza preoccupante, e uno dei dottori provenienti da questo istituto ha confermato che la causa scatenante di questa patologia deriva direttamente dagli uomini con cui queste donne sono state. Attenzione donne, vi do una pillola che riguarda come sempre le nostre care amatissime Olimpiadi. In tutti questi mesi trascorsi sono stati venduti più di 8 milioni di biglietti ufficiali per le prossime Olimpiadi 2020. Tutti questi 8 milioni sono o residenti in Giappone o comunque sono giapponesi, quindi congratulazioni, perché devo dire un successone enorme. Adesso attendiamo la possibilità anche per gli stranieri di poter accedere alle Olimpiadi o Paraolimpiadi. Credo che manchino 236 giorni, una cosa del genere, no? Quindi ragazzi, questo evento si sta avvicinando, non vedo l'ora. Vi ricordate quando vi parlavo di Kyoto e della maleducazione dei turisti? Anche in questo caso devo raccontarvi qualcosa di spiacevole, perché un uomo di 44 anni nei giorni scorsi ha deciso di imbrattare la porta del tempio Roanji, che si trova sempre a Kyoto. Come potete vedere dall'immagine che vi metto qui, credo che sia qui, sì, le scritte sono sia in rosso, sia in blu, sia in nero, ovviamente sono state rimosse. I caratteri che sono stati trovati sembrano essere un misto tra kanji cinesi e cose del genere, quindi potrebbe anche essere un turista, ma io devo dire ragazzi, ma venite a visitare dei monumenti,
Perché dovete rovinarli? Qual è il senso di tutto questo? Pensate se qualcuno venisse nel vostro paese e decidesse di rovinare i vostri monumenti, sareste contenti? Ma io non credo, forse è anche per questo che i giapponesi cominciano a essere molto molto stanchi e infastiditi dai turisti. Apro parentesi, logicamente lui è stato arrestato, chiudo parentesi, quindi se non volete essere arrestati, se non volete incappare in qualcosa di molto negativo per la vostra vita, non fatele queste azioni, non correte il rischio, perché non c'è niente di entusiasmante, devo dire. Mi raccomando, rispettate i monumenti, rispettate le città che visitate, anche perché è la cosa più giusta da fare. Adesso vi parlo di una cosa abbastanza sensazionale. La JR East ha voluto promuovere un nuovo gate per le stazioni. Come sapete, quando dovete entrare in stazione fate scivolare la vostra Suica presso questi pannelli e voi potete entrare direttamente all'interno di qualsiasi stazione qui in Giappone. Bene, qual è la nuova metodologia? In teoria non si dovrebbe più usare la Suica in futuro, o la Pasmo, o tutte le altre IC card che trovate qui in Giappone, bensì scaricate un'app, vi mettete sotto ad uno schermo che compare sopra di voi, mostrate il cellulare verso l'alto con questa applicazione già inserita e passate direttamente in stazione. Quindi non ci saranno più le Suica in futuro? Le Pasmo? Che fine faranno? Io posso dire la mia? Non mi piace tanto come idea, io preferisco la mia cara e amatissima Suica, che la faccio scorrere, anzi, sentite questa, hanno deciso di promuovere questo nuovo gate per il futuro anche perché con i turisti, con i tantissimi turisti che vengono in Giappone, si crea un caos assurdo nelle stazioni, tutti che si ammassano davanti ai gate per poter passare uno alla volta con le Suica o con tutte le IC card. Mettiamo dei pannelli, comunque degli schermi sopra la testa di tutte le persone che si avvicinano, che si apprestano ad avvicinarsi al gate, mostrano questa app, fanno così, e passano, passano. Non è la stessa cosa della Suica? Oggi sono in vena di dare buone notizie, per fortuna, e speriamo che continui così anche nelle prossime settimane. Per tutti i turisti che vogliono andare al Shinjuku Gyoen, che è questo bellissimo giardino che si trova presso Shinjuku e Yoyogi, quindi lì a metà strada, bene, potrete comprare i biglietti anche online da settimana prossima. È una cosa che hanno deciso di fare soprattutto in vista delle Olimpiadi, anche perché si aspettano milioni e milioni e milioni di turisti. Evitiamo le lunghissime code. Ragazzi, io vi dico la mia esperienza, quando sono stata al Shinjuku Gyoen col Sense c'era una fila interminabile, scorrevolissima ma interminabile, quindi non oso immaginare l'anno prossimo tutti i turisti che decideranno di venire in Giappone, vuoi per le Olimpiadi, vuoi per altre cose. Comincio a preoccuparmi. E ora passiamo allo sport, perché questa settimana, ragazzi, devo darvi una bellissima notizia. Hanyu Yuzuru ha vinto anche quest'anno l'NHK Trophy. Che cos'è? È un campionato diretto dalla NHK, che è la TV nazionale che abbiamo qui in Giappone. Ebbene, Yuzuru è la quarta volta consecutiva che vince questo trofeo. Sono contentissima, anche questa volta è stato eccellente, e quindi cosa dobbiamo dire se non bravissimo Yuzuru, continua così, sei fantastico. Questo è il mio commento personale. Voi scrivete nei commenti se vi piace, se è uno sport che vi entusiasma, se non vi piace, perché non vi piace, fatemi sapere. Passiamo al mondo dello spettacolo. Mi sa che le notizie belle sono anche finite. In questi giorni, in questa settimana, sono successi degli eventi abbastanza negativi. Comincio con il primo, che riguarda non una star giapponese ma una star coreana. Sto parlando di Gohara o Guhara, scusate, perdonate la mia ignoranza, non so come si pronuncia realmente, però questa ragazza di 28 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Seoul. Chi è Gohara o Guhara? Lei è una idol famosissima in Sud Corea, era considerata anche un simbolo del K-pop, che vuol dire Korean Popular o Korean Pop. La cosa brutta è che questa ragazza
si pensa che abbia deciso di togliersi la vita a causa del cyberbullismo che continuava a ricevere sui social network e queste pressioni mediatiche che continuava ad avere. Devo dire, ragazzi, non so se lo sapete, ma il mondo del K-pop non è un mondo facile, così come anche il J-pop delle volte, però devo dire che il K-pop è sempre stato condannato per queste regole molto ferree, questi regimi alimentari, queste diete, questo sforzo sia psicologico che fisico che gli idol devono sostenere, e sono convinta che anche lei purtroppo non ha resistito a tutto questo. Inoltre, perché cyberbullismo? Perché ci sono tanti deficienti online, scusatemi se lo dico, però questo è quello che penso, che possono anche arrivare a rovinare la vita di una persona, famosa o meno, perché qui non cambia più di tanto, cioè sotto questo punto di vista siamo sullo stesso livello, come potete vedere. Perché ne ho deciso di parlarne qui a Last Week in Japan? Perché Go Hara aveva fatto la promozione del suo ultimo singolo da solista qui in Giappone, quindi era andata in tantissime città recentemente, proprio nel mese di novembre, aveva fatto questa sorta di tour giapponese di promozione del suo album ed era molto amata anche qui in Giappone. Nonostante io non fossi una tua fan, sono convinta che tantissime persone ti seguivano, ti volevano bene e ti vogliamo ricordare con il sorriso. Ma ora torno al capitolo Erika Sawajiri. Per chi non avesse seguito l'episodio precedente, andate a vederlo qui o qui, metto il link. Questa settimana si è dibattuto molto sulla domanda: da dove avrà preso queste droghe Erika? Un fashion designer molto vicino a Erika è stato arrestato perché si pensa che sia proprio lui la persona che ha consegnato queste droghe durante il tempo a Erika. I due erano molto affiatati, si conoscevano molto, questo fashion designer aveva anche dei negozi qui a Tokyo e lei li frequentava parecchio. Staremo a vedere se è lui il colpevole di tutto questo, possiamo dire della decadenza della carriera di Erika Sawajiri, anche perché io lo ribadisco, la sua carriera è terminata. Vi ricordate che Erika avrebbe dovuto girare un nuovo drama per la NHK a partire dall'anno prossimo? Dovete sapere che il drama sarebbe dovuto cominciare il 5 gennaio, questa partenza è stata annullata e quindi si è dovuto slittare di qualche settimana anche a causa del fatto che Erika non potrà più recitare in questo dramma ed è stata sostituita da un'altra bravissima attrice. Quindi si pensa che comincerà il 19 gennaio. Ultima cosa da dire su di lei è che i giorni di detenzione si sono prolungati, infatti lei dovrà rimanere in carcere per altri 10 giorni prima che il processo cominci. Speriamo, vedremo quello che succederà, io vi aggiornerò nelle prossime settimane sicuramente. Terminiamo questo video parlando come sempre di manga e anime e cominciamo subito con una brutta notizia. Scusate, io non vorrei neanche darvele le brutte notizie, però sono costretta, anche perché sarebbe abbastanza incoerente parlarvi solo di cose belle quando ci sono anche cose brutte. Comunque, vi ricordate la Kyoto Animation, l'incendio che scoppiò quest'estate, tutto il caos provenuto da questo incidente doloso? Ebbene, la Kyoto Animation ha deciso di demolire quel building che è stato incendiato. Molti fan sono ancora scossi e sono molto vicini a questa casa di produzione di anime, molto famosa in Giappone e nel mondo, devo essere sincera, e ci stringiamo a questo danno enorme, a queste persone che hanno perso la vita durante questo incendio. Purtroppo io credo che sia la soluzione migliore e sono convinta che è anche un modo per ricominciare da capo, per togliere anche per 30 secondi dalla mente tutto quello che è successo. Quindi Kyoani, in bocca al lupo, sono sicurissima che ce la farai, siete in gamba, bravissimi. Ora vi do una notizia che non c'entra solo con i manga giapponesi, ma ci facciamo aiutare anche dalla Marvel e voi direte ok, perché la Marvel Studio in collaborazione con la Tsuburaya Production hanno deciso di creare dei comics relativi a Ultraman nel 2020. Molte persone sono state contentissime di questa notizia, altre persone invece un po' meno, perché hanno detto: ma perché vi fate aiutare dalla Marvel, non ce la facciamo a fare un manga su Ultraman da soli? Ecco, bella domanda, voglio sapere la vostra, scrivetelo nei commenti. Preferite che Marvel aiuti la Tsuburaya Production e quindi Ultraman, oppure pensate che si possa fare un manga dedicato a lui direttamente qui in Giappone senza l'aiuto oltreoceano?
Ditemi la vostra. Vado avanti con le belle notizie, perché se arrivate all'aeroporto di Narita e atterrate oppure partite dal terminal numero 2 non potete perdervi il nuovo angolo anime, questo anime center che è stato costruito proprio lì. Troverete di tutto, dei negozi dedicati agli anime, un maid caffè dove potete mangiare delle cose relative agli anime, una testa di Gundam fatta su misura, quindi enorme, dove all'apertura si è presentato perfino Tomino Yoshiyuki. Ciao Tomino, se segui questo canale facci sapere con un like, non si sa mai. Comprare qualche gadget, un souvenir, insomma sbizzarritevi, ecco. Altra buonissima notizia per tutti i fan di Doraemon, sta per uscire il nuovo film. Ovviamente si parla dell'anno prossimo 2020 e ho anche la data per voi. Tenetevi pronti perché qui in Giappone sarà disponibile in tutti i cinema a partire dal 6 marzo. Quindi chiunque venga in Giappone in quel periodo, chiunque ami Doraemon, anche se non ci capirà magari niente perché il film sarà in giapponese, non si sa mai, è un'ottima esperienza. Venite in Giappone a marzo e andatevi a godere il nuovo film di Doraemon. Non seguo tantissimo Doraemon, ma sono convintissima che farà un successone enorme perché qui tutti i bambini amano Doraemon. In bocca al lupo Doraemon e vediamo come andrà. Ultima notizia che vi voglio dare prima della conclusione di questo video riguarda Demon Slayer. Prima di tutto voglio ringraziarvi per il supporto e l'amore che ci state dando con il primo reaction video dedicato a Kimetsu no Yaiba. Voglio dirvi che Demon Slayer ha battuto tutti i record di tutto. Quest'anno è stato decretato come uno tra i manga più venduti, l'anime primo in assoluto con grandissimo successo, insomma ha fatto il boom di qualsiasi cosa. Ha superato più di una volta My Hero Academia e anche Bleach per quanto riguarda un contesto di tipo decennale, vendite della serie manga ma anche di vendite di volumi in particolare di questo manga, quindi complimentoni al mangaka di Demon Slayer perché sta avendo un grandissimo successo. E io con questa notizia vi saluto, spero che vi siate divertiti con me anche questa settimana e io vi aspetto settimana prossima con altre tantissime news scoppiettanti, spero positive e non negative. Iscrivetevi al canale, seguiteci sui nostri social media. Ciao ragazzi, io vi mando un bacio e alla prossima settimana dal Giappone. Ciao!